questo punto io chiamerei il comune di Devnya a mostrarci le buone pratiche. Vediamo un po' i cartellini. I'm Mariela Mutafova, and this is my colleague Ralica and Alexander. We are all from Bulgaria. We are representing two municipalities, the municipality of Knezha and municipality of Devnya. I'm gonna start first representing our organization. We are an NGO organization. It's called Association for Social Responsibility and Development through Innovation, ASURI. Our organization is working basically with projects and initiatives in the sphere of presenting the cultural and historical heritage, social responsibility, regional development, and digital literacy and environmental care. I'll translate that. Okay. Yeah, okay. Ok, rappresentiamo un'associazione, una ONG, Asori, is that the name? Yeah. Che promuove responsabilità sociale, inclusione, sviluppo sostenibile attraverso innovazione tecnologica e sociale. Le attività delle organizzazioni supportano iniziative e progetti nella sfera della conservazione del patrimonio storico e culturale, sociale, quindi responsabilità sociale, sviluppo regionale e a cura dell'ambiente. Okay? And currently we are working on two projects which are focused on energy efficiency and clean air with two other municipalities, the municipality of Vidin and municipality of Kyustendil. So stiamo lavorando su due progetti, sull'efficientamento energetico e l'aria pulita praticamente con altri due comuni. And now I would like to share with you a few of the national policies in energy efficiency for the whole Bulgaria, and then we will focus on the two municipalities. Okay. Vorrei condividere con voi la politica ambientale della Bulgaria in generale, poi affronteremo i due progetti, i due comuni, cioè l'attività dei due comuni. Well, the energy sector in Bulgaria is diverse and well developed, and Bulgaria is one of the main exporters of electricity in Southeast Europe. The households are the third largest sector in terms of final energy consumption after transport and industry and ahead of services and agriculture. The distribution of electricity consumption in Bulgarian households depends mainly on heating sources, and they are using electricity, natural gas, coal, wood, and other fuels. I'll read that. Okay. Yeah. Il settore energetico in Bulgaria è molto diversificato e ben sviluppato. La Bulgaria è uno dei principali esportatori di energia elettrica nel sud-est europeo. Il terzo settore più grande è quello delle case in termini di consumo energetico, dopo il trasporto e dopo le industrie, e prima invece del settore dei servizi e dell'agricoltura. La distribuzione dell'energia elettrica dipende da fonti quali energia elettrica, gas naturale, carbone, legno oppure altri tipi di fonti energetiche. It is estimated that although only 5% of the Bulgarian homes being built after the year 2000, most Bulgarian homes do not meet the contemporary requirements of energy efficiency. Furthermore, energy comfort in Bulgarian households is threatened by the trend of energy prices rising faster than the pace than the household income. According to the last version of the Bulgarian energy strategy, the main efforts are directed towards energy efficiency, energy self-sufficient buildings, electric road vehicles, renewable energy, and building of smart grids. Okay. Si stima che soltanto il 5% degli edifici costruiti dopo il 2000 raggiungono le richieste di efficientamento energetico. C'è anche un altro dato che è quello del comfort all'interno delle case,
che è minacciato dall'innalzamento dei prezzi a ritmi, diciamo, molto veloci. Secondo l'ultima versione della strategia energetica della Bulgaria ci sono grandi sforzi nel settore dell'efficientamento energetico di edifici come il nostro che sono autosufficienti e di veicoli elettrici. National energy campaigns in Bulgaria are mainly focused on cutting down household energy consumption, stimulating energy savings, reducing greenhouse effect emissions, promoting green transport, and introducing more energy efficient habits among the consumers. These campaigns are organized by various actors, including government, municipalities, NGOs, communities, and business. Many of them are implemented as part of the EU-funded projects. Okay. Le campagne energetiche in Bulgaria si focalizzano soprattutto sul tagliare quello che è il consumo energetico delle abitazioni, stimolare il risparmio energetico, la riduzione dei gas da effetto serra, la promozione del trasporto verde e quindi ecologico e quindi anche l'implementazione di cercare di rendere i consumatori più consapevoli dal punto di vista del consumo energetico. Queste campagne hanno diversi attori quali il governo, i comuni, le associazioni ONG, ma anche delle aziende, e molte di queste campagne sono finanziate dall'Europa. We have chosen two examples of best practices on energy efficiency. Well, the time is not enough to list all of them, so we choose the most important two. Abbiamo scelto soltanto due delle tante pratiche che abbiamo messo in atto. Abbiamo scelto le due più importanti perché non c'è tempo per affrontarle tutte. The first one is energy renovation of the Bulgarian homes. It is an ongoing project of the Ministry of regional ministry and the Ministry of Energetics. So it's started the year 2007 and it's ongoing in different phases. Quindi c'è un progetto del 2007, cominciato nel 2007 da parte di un'amministrazione regionale, okay, che prevede l'efficientamento degli edifici 2000 edifici, giusto? Ok, which equals 100,000 households, 100.000 abitazioni. Okay. Yeah, well, it's a renovation of the household buildings, yeah. And yeah, it targets over 2,000 buildings, and as a whole, it affected 100,000 households. Quindi l'effetto di questo progetto sarà su circa 100.000 famiglie. Yeah, again, the main objective is less energy consumption and and a higher comfort in the consumers' buildings and a better living environment. L'obiettivo principale è quello di abbassare il consumo energetico negli edifici residenziali attraverso misure di efficientamento energetico e quindi avere anche poi un incremento del comfort delle persone che vi abitano negli edifici. Yeah, and the other example is called Children and Energy. L'altro esempio sono bambini ed energia. It is an educational and awareness campaign organized by one of the largest electricity distribution companies in Bulgarian market. Okay. And it targets mainly young children, age 9-10 years old, from then Bulgarian cities, but indirectly also affects their parents. Quindi una campagna energetica riguarda i bambini, diciamo organizzata da una grande compagnia energetica bulgara che riguarda i bambini dagli 8 ai 10 anni in 10 città diverse, ma che indirettamente poi riguarda anche i genitori a questo punto.
This initiative recognized that children have the right to voice their options regarding issues that concern their well-being, health and comfort, engaging them in the period when their personalities, values and views are most actively formed and they have full potential to participate in the family decision-making process and can lead to a genuine and lasting changes in the way their households consume energy. Quindi il progetto riconosce l'importanza dei bambini, il loro diritto ad avere delle opinioni, di esprimere queste opinioni e quindi in un momento in cui la loro formazione, cioè si stanno formando e quindi si spera che queste attività abbiano poi degli effetti più duraturi. As your colleague yesterday mentioned, it is important to involve the children to change their perspective to energy consuming. Come detto ieri, è importantissimo coinvolgere i bambini, quindi cambiare le prospettive per il nostro futuro. And this will affect the future. E questo avrà grandi effetti sul futuro. And after this, I would like to focus your attention on the municipality of Kneža. Okay. As already mentioned yesterday, the municipality is located in the administrative territory of Pleven province, located in the northeastern Bulgaria, and it is 30 kilometers south from the Danube River. Ok, so it's in the northeast of, siamo nel nord-est della Bulgaria, a circa 30 km dal fiume Danubio. Yeah. The municipality of Kneža has a total territory of about 318,000 diametrical acres. I'll switch it slightly. 380.000 yeah. ettari? Yeah, about there. Okay. Yeah. 320.000. Yeah. Well, and its population is about 12,000 inhabitants. Ci sono 12.000 persone. Municipality includes one central town, Kneža, and 3 villages, Breznica, Enica and Lazarovo. Quindi abbiamo una città principale importante, poi altri 3 piccoli paesi che si chiamano Breznica, Etnica, I don't know how to pronounce them. Okay. Probably it will be interesting for you to know from where its name comes from, which is very difficult to pronounce. Sarebbe interessante capire da dove provengono questi nomi. It got its name from the ruler of the 14th century, which is a Bosnian-Bulgarian king named Knežević. Ok, quindi il primo nome viene da un re bosniaco, bulgaro, del XIV secolo. Yes. Now we will continue with the project that the municipality is involved in, and I will give the floor to my colleague Ralica. Adesso mostreremo quelli che sono i nostri progetti. Municipality of Kneža implements the Municipal Energy Efficiency Program for the period 2017-2020. The aim is to identify activities and measures that will lead to energy savings. The municipality mainly focused on the introduction of energy efficiency measures in schools, kindergartens, municipal and health facilities. There is supply of gas on the territory of the municipality. The opportunities for obtaining energy from water, solar, wind energy and biomass are being explored in order to satisfy the local consumption. Okay. Il nostro comune implementa un programma di efficientamento energetico 2017-2020 e l'obiettivo delle nostre attività, delle misure intraprese è quello di condurre ad un risparmio energetico.
La nostra attività si focalizza soprattutto su misure europee che riguardano le scuole, gli asili, le strutture, gli ospedali, diciamo, e le strutture comunali, oltre a quello che riguarda il sistema di illuminazione. Si sta cercando di ottenere il massimo, diciamo, i risultati massimi che si possono avere. C'è una fornitura di gas sul territorio, stiamo invece indagando su quello che può essere la biomassa, l'energia solare, eolica e l'energia idroelettrica per soddisfare quello del consumo locale. Over the past 5 years, the municipality has implemented a great number of large-scale projects on the introduction of energy efficiency measures in municipal buildings of high public significance. Among the sites of high public importance are 4 schools, 3 kindergartens, 1 community center, 1 sport hall, 1 day center for elderly people. Ok, negli ultimi 5 anni il nostro comune ha implementato grandi progetti che riguardano l'efficientamento energetico, finanziati a livello locale, nazionale e internazionale. Parliamo di 4 scuole, 3 asili, un centro di aggregazione, una palestra, un centro per anziani e diciamo, la costruzione del futuro municipio. Ok? Here is a list of projects with financial support received from the EU program, energy efficiency and renewable energy, projects for introduction of energy efficiency measures, some of them under Norwegian programs. And the next slide is also with Ok, questi sono... it's a list of programs. If somebody is interested, we can give more information about the programs and the se siete projects. interessati possiamo poi dare ulteriori informazioni. Yeah, okay. Yeah. During the period of 2015-2017, the municipality of Neja implemented a large-scale project, Health of Nature is Health for People, in the General Hospital for Active Treatment Neja. The main objective of the project was to replace the existing one and to build a highly efficient new heating, ventilation and solar system. Ok, nel periodo 2015-2017 il nostro comune ha implementato un programma dal nome Health of Nature, benessere nella natura e benessere per la popolazione, per la gente. E quindi abbiamo uno dei progetti che riguarda l'ospedale, dove l'obiettivo principale è quello di diciamo, cambiare il sistema di riscaldamento e raffreddamento attraverso un sistema solare, un impianto solare fotovoltaico. In the period 2016-2019, the municipality realized another large project. The investment includes renovation, improvement of energy efficiency, modernization of the school building, Stefan Sanov in Kneja. The funds are provided under the operational program Regions in Growth. Nel 2016-2019 abbiamo realizzato un altro grande progetto su un edificio scolastico per l'agricoltura. I fondi provengono dal finanziamento 2014-2020 Europeo Regions for Growth, regioni per lo sviluppo delle regioni. Results achieved by the implementation of the project enhanced energy efficiency in the school building, improved and modernized material and technical facilities, improved appearance and improved working and training conditions, provided accessible environment for people with disabilities, and ensure equal access to education for all. Ok, quali sono i risultati ottenuti? Abbiamo aumentato l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico,
abbiamo ridotto le emissioni di gas dannosi per l'atmosfera, abbiamo migliorato i materiali stessi di costruzione sulla scuola, abbiamo migliorato diciamo, l'aspetto esteriore e migliorato anche le condizioni di lavoro e abbiamo quindi anche abbattuto le barriere architettoniche per i disabili, assicurando l'accesso alla scuola per tutti. In 2070, the municipality implemented a project to improve the energy efficiency of the kindergarten of Jan Mikhailov. As you can see the pictures, the building looks much better after this Come vedete dalle foto, l'edificio è cambiato completamente, sorry. This year, the municipality started construction and installation works on the project for introducing energy efficiency measures in the kindergarten Zvezdica, Kneža. You can see some information about the investment and the program that is provided. Okay. Again, here the difference is even more obvious. Come vedete di nuovo le differenze sono molto Good ovvie. job, Kneža. And that's all about the short presentation. If somebody has more questions, here is the contacts for the municipality of Kneža. Questi sono i nostri contatti, se qualcuno ha delle domande da fare. Allora, come abbiamo visto, anche loro hanno fatto l'efficientamento delle scuole elementari come noi, quindi siamo molto vicini. Adesso la parola a Alexander Sapereschi, che invece ci parlerà di Devnya. My name is Alexander Sapereschi and I'm representing the municipality of Devnya, Bulgaria. First of all, I would like to thank you for the opportunity to be part of this project and the great hospitality that you have provided for us. We will be really happy to be our guest in the future. Ok, siamo molto felici di essere qui, di essere i vostri ospiti e vi aspettiamo. Vogliamo che sarete anche nostri ospiti. I would like to start with a brief introduction to our municipality. The town of Devnya is located about 13 kilometers from the regional city of Varna in a small valley surrounded on all sides by a low limestone hills, the vast slopes of the Starapanina mountain and the Dobroja plateau, open only east to Beloslav Lake and then to the sea. The municipality has a total area of 121 square kilometers. It consists of 3 settlements, so the town of Devnya, the villages Kipra and Padina. Okay, I understood. With all the names. Well, I didn't understand everything, but I'll translate that. Is that okay? Il comune si trova nel nord-est della Bulgaria, a circa 30-40 km dal Mar Nero e dalla città regionale, quindi capoluogo di Varna. Okay. The population of Devnya municipality is approximately 9,000 people, with no change in the positive or negative direction in the last few years. Okay. La nostra popolazione è di circa 9.000 persone, con un trend negativo, negative trend, con un trend negativo, quindi a ribasso. The population is going down. Yes. Quindi abbiamo una popolazione che sta decrementando al momento. The majority of the population are Orthodox Christian. Over 61% of the population is in the age group of from 20 to 64 years. Siamo cristiani ortodossi per la maggior parte e la, diciamo, 60%, 61%, yes. Tra i 64, how many years, sorry? 20 to 64. Tra i 20 e i 64 anni. Il
60%. In the northern parts of the Devnya plain are the famous Devnya springs, which are captive and used for water supply. They are the largest karst springs in Bulgaria and are located in several groups at the foot of the Gulam Kairak hills. Ok, so we use the water, usiamo diciamo le fonti d'acqua, springs, per... Sorry? Four springs, ce ne sono 4, li usiamo per irrigazione? Ok. The spring water come out under low pressure and temperature of about 80 degrees. La temperatura è di circa 80 gradi quando fuoriesce l'acqua. The water are calcareous. They contains 93% calcium carbonate and insignificant amount of magnesium carbonate, iron, aluminium and silicon oxide. Quindi le acque contengono molti minerali, tra cui carbone, ferro, iron, ferro, ok. Below the mother city of Devnya lie the ruins of an ancient Roman city Marcianopolis. Unfortunately, a very small part of the ancient city is preserved. Ok, abbiamo un antico insediamento romano che si chiama Marcianopolis, di cui però è rimasto molto poco, purtroppo. It presents the remains of a large Roman building and amphitheater, and part of the walls of the fortress have been discovered and restored. So, ci sono i resti dell'anfiteatro e di un'antica fortezza. The Museum of Mosaics in Devnya presents Roman mosaics from the ancient city of Marcianopolis and is a part of 100 national tourist sites of the Bulgarian Tourist Union. E ci sono nel nostro museo gli antichi mosaici ben conservati e fa parte del circuito turistico della Bulgaria. It is an in situ museum and housed in a specially constructed building designed to preserve archaeological discoveries made in 1976. Ok, le scoperte sono state fatte nel 1976 e il museo è costruito in modo tale da ben conservare quello che è stato, scoperto e trovato. The Roman townhouse, typical of its time, had a courtyard covered with stone slabs and a masonry well in the middle, surrounded from 3 sides by a covered gallery with a limestone colonnade, which housed 21 residential, commercial and storage premises. Ok. A very big house. Ok, so ciò che è stato scoperto è un edificio molto grande con camere come magazzini, eccetera, quindi è un edificio comunque molto grande. The municipality of Devnya organized every year a Grand Antique Festival, Marcianopol, Life in the Ancient City, on the territory of the amphitheater. Ogni anno si organizza questo evento che si chiama Vita nella città antica. During the specular event, which includes more than 100 participants from different countries, recreating numerous restoration of Roman battles and military rituals from the history of the ancient city of Marcianopolis, whose ruins today lie beneath the Devnya River quarter. Vi partecipano più di 100 persone e si ricostruisce la vita romana all'epoca. When does the festival take place? On June every year. A giugno ha luogo questo festival, ogni anno, il mese di giugno. He was interested in a date. Yeah? Everybody is invited, yes. Saturday and Sunday. The first different dates, but we are tried to organize it in the first week of June, Saturday and Sunday. Quindi la prima settimana di giugno. Okay.
The house, which housed an ethnographic exhibit in 1992, was built in the late 19th century in the village of Kipra Devnya municipality. It's an ethnographic museum in, Ok, in c'è Devnya un museo municipality. etnografico Yes. nel villaggio di Kipra, del villaggio di Kipra, ok. It is located in the central part of the village and has a large yard, about a half an acre, with many flowers, trees and greenery, surrounded by tall stone fence. There are authentic barns and other old buildings in the yard. Quindi si trova al centro del villaggio e c'è molto verde, Boss, did you say? Boss? Ok. There is also an original harman, a place where the straw is separated from the wheat grain. C'è anche un luogo dove avviene la separazione tra il grano e la paglia. Ok? The buildings in which the ethnographic collection is housed have been restored and adapted as a museum complex, giving a visual representation of the lifestyle of the local population during the Middle Age. Ok, quindi si è costruito un museo che poi rappresenti un po' la vita nel Medioevo di questo villaggio. It is natural to know that the industry, which is developed in the direction production of different varieties of soda, fertilizers, heat energy, production of building materials, sugar and also is of decisive importance in the structure of the municipal economy. Quindi abbiamo delle industrie che si concentrano nell'industria chimica, di materiale da costruzione, quindi cement, yeah, ok. What else? Soda. Soda, It's soda. like carbonate. Yeah, Yes. ok. The municipality of Devnya is relatively poor in minerals. Only non-metallic minerals like moros, limestone and peat are distributed on our territory. Quindi abbiamo molti minerali nel nostro territorio che poi vengono distribuiti nel territorio, circostante. There are several of largest chemical factory in the municipality, like Solvay Sodi and Agropolychem. Abbiamo numerose industrie nel settore chimico. And the construction industry is developed in two directions: production of building materials, Devnya cement, and performing of construction activities like factory works at PLC. Quindi produciamo sia materiale da costruzione come il cemento, ma anche PVC e PVC. Yes. Devnya is a relatively well-developed economic region and offers many favorable investment conditions. The strategic position of the municipality of Varna, Devnya and Beloslav, designed as a region for growth and development of the region as a national transport and logistic center connecting the European corridors 7 and 8 with Treseca, Eurasian Corridor 8. Quindi ci sono molte possibilità per lo sviluppo industriale perché siamo posizionati bene sia per il trasporto che per la logistica. Okay? Of particular importance for the transport activity of the municipality is the water transport, represented through the constructed port Varna West, which is the harmony with the world development ports. Molto importante il trasporto via acqua. Abbiamo il porto di Varna, che è molto importante. For the most part, it provides transportation of raw materials and finished production to the enterprises located in the territory of the municipality of Devnya. E ciò permette il trasporto sia delle materie prime che dei prodotti poi finiti. Varna West port is the most modern and perspective on the North Bulgarian coast, situated 30 km west of Varna on the western shore of Beloslav Lake. Ok, quindi il nostro porto di Varna è quello più moderno e più pronto quindi ad accogliere navi eccetera eccetera. We are currently trying to strike a balance between a well-developed industry providing residents with jobs and protecting the environmental
providing residents with a favorable living condition, reducing the negative impact of humans on nature. Al momento stiamo cercando di trovare un equilibrio tra le nostre industrie che danno lavoro ai nostri residenti e, diciamo, la cura dell'ambiente circostante. Un equilibrio molto difficile da ottenere. The main pollutants of the territory of the municipality are roads. The Chemus Highway, one of the main road transport corridor in the country, connects Varna with the interior of the country, passes through the municipality. Ok, i nostri inquinanti sono, per esempio, ce ne sono una strada, abbiamo un'importante arteria che collega, che va verso il centro del paese. 1,000 bicycles pass through the highway every day, emitting fine particles and harmful gases. Quindi molte macchine, ovviamente vetture, passano lasciando poi diciamo, inquinanti e gas tossici, ovviamente. The other one is a port, one of the largest in the country, handling dozens of ships every day. Anche il porto è causa di inquinamento, con migliaia di navi che arrivano tutti i giorni. The industry, despite strict measures to monitor and stop the release of harmful substances into the atmosphere and nature, inevitably factories through their activities emit harmful gases into the atmosphere. L'industria è anche un altro, diciamo, settore che inquina, nonostante i limiti posti ci sono comunque gli effetti negativi. The residential customers' heating in the winter season is in many of the residents' homes is through solid fuel, in most cases firewood. This leads to an increase in fine dust particles and the release of greenhouse gases into the atmosphere. Poi un'altra causa dell'inquinamento sono i residenti che soprattutto nel periodo invernale riscaldano le case con il legno, con la legna, e quindi causano un incremento dei gas nocivi. And the last one is the waste. We do not have a factory for the recycling of the waste from houses. Currently, much of it is being exported to a neighboring municipality where such an installation is in place. But this in turn generates a lot of cost for transportation and harmful emission from the trucks. E i rifiuti, infine, per i quali abbiamo dei costi molto alti perché trasportiamo i nostri rifiuti fuori in un paese vicino. Regarding the various pollutants on the territory of the municipality, we have fulfilled our plan to implement the following measures. Quindi implementeremo le seguenti misure e progetti. In order to reduce fine particulate matter from automobiles, regular dry and wet cleaning of the street network is carried out on the territory of the municipality. Okay, sorry. Cleaning the street. Green cars, electric, not electric cars, no. You're reducing emissions from cars, yeah? C'è un abbassamento ci sarà un abbassamento degli inquinanti che vengono dall'utilizzo delle automobili. With regards to household waste, we are currently recultivating an old open landfill from 2015, and we plan to build underground containers for municipal waste collection. This is required to prevent wild animals from spreading the garbage before it is collected. From 2015, all of the waste is transported to a recycling factory near Varna city. Ok, per quanto riguarda i rifiuti stiamo, diciamo, implementando dei cassonetti sottoterra per evitare che poi gli animali rovistano nei rifiuti stessi. I nostri rifiuti vanno verso, what is the name of the city? A factory, vanno verso una fabbrica che, diciamo, si occupa del riciclo del materiale. In order to reduce the fine dust particle from heating the houses with firewood and coal, we planned to introduce chimney filters to limit their dispersal into the atmosphere. At the moment, we currently have an installation for continuously monitoring of atmospheric air in the municipality. 2 more need to be implemented so what we can cover all area flows.
in the region and have better observatory of the indicators. Per quanto riguarda il riscaldamento delle case, per abbassare il particolato che viene fuori dalla combustione stiamo mettendo dei filtri all'interno dei camini, the chimneys, filters, Filters, yes. dei filtri, per abbassare il particolato. We are currently in the process of building a smart street lighting system based on LED lighting, which will be controlled by software and motion sensors. This will reduce electricity consumption by more than 40% from now. Stiamo implementando anche un sistema di illuminazione intelligente smart attraverso un sistema che monitora e quindi abbassa i consumi del 40%. We are ready to cooperate in a different direction and to implement different measures in this important topic for all of us. Last but not at least, we will be glad if you visit us, that we can continue our cooperation and create joint project together. Saremo molto contenti della vostra visita, anche in vista di una futura collaborazione su idee e progetti. Ok, quindi come avete visto hanno gli stessi nostri problemi. Adesso inviterei al tavolo per una presentazione che ho visto abbastanza interessante, perché riguarda una problematica a noi molto vicina, quella del dissesto idrogeologico, il comune di Tavaloce, qui abbiamo il sindaco che è il nostro ospite, Tavaloce. Abbiamo con noi il sindaco e Pat farà da traduttrice, se non erro. Perché un attimo di attenzione, perché parla del dissesto idrogeologico, di come loro hanno imparato a risolvere questi problemi dopo il taglio dei boschi, che la loro è una cittadina caratterizzata molto da questa attività. Abbiamo Patricia Elfenova che sarà la traduttrice, il Stephen Vallo che è invece il progettista di questa modalità di trattamento post taglio estremamente importante. Thank you very much. First of all, I would like to thank you, Giuseppe, for a very warm welcome, great hospitality and very professional approach. Thank you so much. Thank you. Vorremmo ringraziare Giuseppe per la calorosa accoglienza e per la grande professionalità con la quale ci ha accolti. Also, I have to say thank you to Paolo and Miguel for a patience with us, because we were mailing too much emails, too much hassle. So also thank you for accommodation, because we had a little bit hassle at the beginning. Okay, my name is Patricia Halfanova, or Patricia Halfanova, whatever you want. I'm representing as a traductor and public relation city of municipality of Ťahanovce. I would like to present our municipality. Actually, it's Košice city. So that means Košice is the second largest city in Slovakia, and it's Košica è la seconda città più grande della Slovacchia. And Košice is the second largest city in Slovakia, and it consists of 22 districts. E ci sono 22 distretti, ovvero 22 municipalità. One of the district is municipality of Ťahanovce. E una delle municipalità è la nostra. You pronounce it. Ťahanovce. Okay. And the mayor of Ťahanovce is Mr. Nigut. E lui è il nostro sindaco. Also, I would like to present his representative of municipality of Ťahanovce. It's a vice deputy, Mr. Kasterko. I would like. And also the lawyer of the municipality, Mr. Lemeš. Okay.
Quindi c'è il vice sindaco e poi il nostro legale. Okay, so but the very important person for us and very professional is Mr. Stefan Valo. He's a geologist and he's very fond of nature. So I would like from him to present himself, to say some words. So please. Dobrý deň, volám sa Štefan Vaľo, som človek z praxe. Pred 10 rokmi som zbadal prírodu, čo sa deje, a na základe svojich skúseností a pozorovaní som si uvedomil, prečo z pevnín namizne voda a prečo sú suchá. Okay, so in English, this is Mr. Valo and he's dedicating his work over 10 years. His work is concerning droughts and floods. It is very important these days because it's a very extreme topic. You know that it's not only in Slovakia, it's in the whole world. We are covered by floods and droughts. Ok, il signor Stefan si occupa da 10 anni di inondazioni e di siccità, che è un problema non soltanto della Slovacchia, ma come sappiamo di tutto il mondo. È un uomo che accura molto la natura. Okay, two important facts should be taken in consideration when talking about floods and droughts. First of all, according to scientific measurements, 1 meter cubic of soil in Central Europe contains from 200 to 500 liters of water. So if you can imagine, the water is mainly in the porous drinking water reservoirs, reaching to plant roots, head streams and groundwater sources. You can see in the picture, you can imagine how much it could be in the 1 meter cubic of water, of space, and how much water is there. When the pores are compressed, they are not longer able to let the water soak into the ground. To make it shorter, and explain, when we damage the soil with the mechanism, with a different kind of stuff, the water cannot go under the ground, and this is the big issue. It's our problem. It's a human that is damaging the soil. Ok, quindi sostanzialmente siamo noi che danneggiamo il terreno, e quindi quando lo andiamo a danneggiare il terreno non riesce più a ricevere l'acqua. Vážené dámy, vážení páni, našu prezentáciu trochu skrátim kvôli časovému limitu. Okay, we are going to make it shorter, our presentation, because of the limit. It had 53 slides, so we are trying to cut it. Abbiamo ridotto la nostra presentazione perché erano circa 53 slide, l'abbiamo ridotta di molto. Veterné elektrárne sú fantastická vec. Bez pochyby majú svoju obrovskú výhodu. Po celej ceste ku elektrárňam som skonštatoval, že dažďová voda, ktorá spadne tu na túto krajinu, odteká po povrchu a necháva po sebe jasné stopy. Okay. So, first of all, I would like to second row to pay the attention. Prima di tutto vorrei che la seconda fila prestasse più attenzione. Non hanno capito. Okay, thank you. Today we had a very nice excursion. It was fantastic. The wind turbines were something that we were very surprised, and
it has got many advantages. Mr. Valo, when we were going through the valley, he observed some facts that when it's raining, the water from the top is going straight away. It's not soaking. Ok, mentre facevamo le nostre visite stamattina sui siti dei parchi eolici, il signor Stefano ha notato che l'acqua quando scende non viene assorbita affatto. Ok? Zbadal som, že tá dažďová voda po sebe necháva erózne rýhy v pôde, erózne rýhy popri cestách a priamo na cestách, ktoré vedú k vašim elektrárnám. Necháva blato na ceste, strhuje vám asfalt na ceste a prakticky som videl prázdne potoky a rieky. To znamená, že voda vám po povrchu odteká preč. So the observation of what Mr. Valo saw when we were going through the sloughs and valleys and basins is that this water, it's not soaking, it's going through down to the valley, down to the roads, and it has some damage. It causes damages like erosion, and also leaves the mud. You know the mud? Ok, abbiamo notato che l'acqua scendendo ovviamente crea danni, erosioni. And the mud. Road. Mud, it's like soil. Ah, fungo, the mud. Ok, yeah. Il fango. Potoky nemajú vodu preto, že voda okamžite odteká po povrchu. Tá voda, čo vsiakne do pôdy, okamžite vyteče cez prerušené pory v umelovotvorných svahoch, ktorých tam máte strašne veľa. So some more observation that he made. That's why he cannot observe. He couldn't see any streams or rivers. Un'altra osservazione che non ha visto nessun ruscello, nessun fiume, ovviamente. It's because of this damage of the soil that was damaged by the mechanism or some activities. E lui ritiene che anche a causa dell'uomo e quindi delle modifiche del terreno. Takže to, čo tu budem prezentovať, je prakticky pre všetkých. Pre Talianov, Bulhárov, Lotyšov a Slovakov. So this is a little bit connecting to our presentation, what we just said, what we observed, because it's about floods and droughts. E quindi queste osservazioni si collegano bene a quello che è la nostra presentazione sulle siccità e sulle inondazioni. Okay, this is now you will see the video of drainage of agriculture and land and measures. So you can see the point of these floods and droughts, okay? This was a long time ago, how it looks, and you can see the process of water retaining in the basin. Questo è quello che era, diciamo, il progresso, cioè quello che è successo è che l'acqua pian piano è stata assorbita dal terreno. So that was the point to make the hole, so retaining the water in the soil, in the ground. So this is the mechanism that that made the compression of the soil. Questo è il meccanismo in cui il suolo viene compresso. And the water was going to the canal. Okay. And this is the way how we
how we retain the water so it won't cause any floods. Questo è il modo in cui diciamo immagazziniamo l'acqua, fermiamo l'acqua e non causiamo quindi le inondazioni. Okay, the next slide. In each canal drains the surrounding fields. Green line represents water runs off these fields, temporarily increases water discharge in the stream the canals empties into. And the red line, once the water is gone, the underground levels in the area decreases for good. So now you can see the point of retention of the water. This is the kind of this is the example of water when it covers the field, the agricultural field. That's what we don't want. Ok, quello è quello che non vogliamo ovviamente. Okay, this is the canal and the surrounding fields between January 19 and March 30, 2019. What is the structure? What is the land like? The soil, the structure? They want to know. What was it made of? Agriculture. No, he wants the structure of the soil. If it's clay or something like that, limestone, etc. It's not. It's not heavy, but the definition we don't know. Non è un But terreno molto pesante. agile. Yeah. Clay? Yeah. Clay. Clay. This is the canal surrounding, and now we have here some figures. Maybe you cannot see it properly, but at least we explain the second one. The time axis clearly shows that the groundwater levels started to rise on January 30 as a result of snow melt. Ok, quindi il risultato dell'innalzamento della valle è dovuto alla neve, lo spegnimento delle nevi. The levels increased by 62 centimeters in total by March the 3rd. Quindi l'incremento di circa 62 cm entro gli inizi di marzo. And then they began to decrease again. A total of 8 centimeters decrease was recorded between March the 3rd and March the 30. Poi c'è un decremento dal 3 di marzo fino al 13 di marzo. Today the level of underground water is at this level. Questo è il livello dell'acqua days. al momento. At the moment. Okay. This is a small dam structure built in 2010, still fulfilled the function. These measures will ensure that a drop of water runs off from the lowlands and there will be enough of precious water. Water levels in all wells in the village where the measures were implemented to reach the level of water in the canal. Quindi tutti i livelli dell'acqua, grazie a questo sistema, i livelli dei pozzi all'interno del villaggio hanno lo stesso livello dell'acqua nel canale. Quindi non c'è una perdita d'acqua. There's not loss of water. Mountains and forests, measurements in the mountains and forests were predominantly carried out in Ukraine and Slovakia. Mr. Valo started monitoring floods and all over Europe. He went everywhere where floods occurred, only to find out the causes. The cause was the same: compressed and broken pores, rich soil. He wanted to support his 9 years observations by numbers. Therefore, he started to collect hydrological information on rainfall and water throughputs.
in various catchment areas. Some of the information could be found in magazines, libraries, and hydrological institutions in Germany and Hungary free of charge, while he had to pay for data concerning Ukraine, Czech, and Slovakia. Ok, quindi ha cominciato a monitorare le inondazioni in tutta Europa e ha notato che la causa era sempre la stessa: terreno compresso, pori rotti, quindi non riceveva più l'acqua il terreno, e terreno, diciamo, rovinato. Quindi però volevo supportare le mie osservazioni con dei numeri certi, quindi ho fatto ricerche un po' in tutta Europa, in Germania, in Ungheria, dove e quelli in rossi, ok, sono gli stati visitati. Another Perchim is the city where he worked. He's located in the mountains of Transcarpathian region of Ukraine. The area belongs to the Danube River catchment area and is 12,750 kilometers square large. It's obviously 1/4 of the area of Slovakia. Three rivers, Tisa, Latorica, and Uš, rise here, continuing to Hungary and Slovakia. The entire basin area of the rivers, including their tributaries from Slovakia and Romania, is 15,080 kilometers square large. Water outflow is not disordered by any water retention measures. Ok, quindi io lavoro soprattutto nella città di Pericen, che sta in quest'area dell'Ucraina. L'area appartiene ad un'area che interessa il fiume Danubio, di circa 12.750 km quadrati, cioè 1/4 dell'intera Slovacchia. Ci sono 3 fiumi, che sono quelli Tisa, Latorce e Nutra, che nascono qui e vanno a finire poi, continuano in Ungheria e Slovacchia. Water outflow is that the water goes out. Yes. L'acqua che invece va via non viene, diciamo, impedita da nessuna misura di retenzione, quindi di immagazzinamento. Following example of Czechia and Slovakia, Ukraine started to build forest roads in the mountains. This is the simulation, shows draining of water from the forest. During the forest road construction, man-made slope is created above the entire length of road, where billions of pores are broken. This is the point what we said at the beginning, that we are breaking pores, and this is the main point, how the floods are beginning. Parliamo di strade che vengono costruite all'interno dei boschi e come l'azione dell'uomo, quindi questi terrapieni, cominciano a rompere i pori e quindi diventano causa delle inondazioni. There is some point that Mr. Vallo made, that's why all the forests are getting drought, because all the water which is raining down goes through the broken pores, and the outflow of water is going straight down. It's not soaking to the forest, so that's the point. Next slide. Ok, lui voleva sottolineare che l'acqua ovviamente va via e quindi questo crea siccità e quindi all'interno dei boschi stessi, quindi non viene più assorbita l'acqua. Okay, this is the charts of the made in April 2018 and in May 2018. April is a period of outside of growing season. May, it's a growing season, so you can see the runoff
of water, the increasement of the water in each month. So you can see with the lines how it, what is the difference between 2 months. If we don't retain the water during the growing season, then we are, during the period of outside of growing season, then we cannot have any during the growing season. So that's what is the difference. Se non riusciamo a trattenere l'acqua prima della stagione della crescita, ovviamente poi non ne avremo durante poi la stagione della crescita delle piante. Okay, hundreds of kilometers of forest and service roads were built in Transcarpathian region. So you can see that there is hundreds of square kilometers. The period of mere 12 years, adding the thousands of kilometer tracks left by heavy machinery. So that is the problem. Machinery. It's us people. We are making these things worse. Building the forest roads were enormous speed. Actually, we managed to decrease groundwater reserves in Transcarpathia. Rivers and streams started to dry out very quickly, and millions of aquatic animals and plants have been lost. Ok, a causa della costruzione di centinaia di chilometri di strade all'interno dei boschi abbiamo abbassato il livello delle falde acquifere e quindi scompaiono velocemente fiumi e ruscelli e vengono meno anche migliaia di piante e di animali acquiferi, okay, che vivono nell'acqua. This is the reduction of water runoff from Transcarpathian region during the period of 2011 to 2018 compared to the years 1961 to 2010. So you can see that the rivers Latorica and Tisa decrease in water runoff volumes was recorded by water measuring stations in Hungary, Slovakia and Ukraine. Quindi c'è una grossa differenza negli anni dell'aumento, della riduzione dell'acqua che va via. This means I'm reading the second paragraph. Yeah. This means that the volume of drinking water in the reservoirs has decreased by 25%. C'è stato anche quindi un decremento del circa del 25% dell'acqua potabile all'interno delle nostre dighe. So this is again and again the reason and the problems what we were saying at the beginning, that it's us that we have to be cautious of the manners, what we do in the forest, what we do with the mechanisms. Quindi questo ci fa rendere conto di come sia colpa nostra e come siamo responsabili di tutto ciò. This is a valley of Turbat in Ukraine. È una valle nell'Ucraina. Čo tu robíme? This is 10 years later, after being done some work in the forest. We are talking about the Ukraine actually, because there is the biggest problem of floods and droughts. Non c'è più traccia d'acqua 10 anni più tardi. The water is running down through this slope
because of the broken pores and it's drying out. Questo sempre a causa dei pori che sono stati, diciamo, rotti e rovinati, e quindi l'acqua non viene più assorbita. E della strada, sì. This is the draining of mountains and forest results in emptying of water reservoirs. This is that's why we have these droughts. Water is not coming from the mountains. This is the results of the actions we do. L'acqua non arriva più dalle montagne e questo è il risultato delle nostre azioni. Before it was, Mr. Valo is saying that before it was full, the water was filled. The water is full of the rivers were full of water. Actually, nel 2018 era un fiume, nel 2015 un ruscello. The following graph shows that the river basin water runoff increased mainly in the years when the forest roads began to be financed and built. In Transcarpathia, they were approaching forest roads and traces of mechanism that mined logs. So again, the runoff water increasing again after being done something in the forest. So we cannot be surprised that we are getting droughts. We have no rivers if we damage all forest. Non dobbiamo sorprenderci delle siccità che poi avvengono e dei fiumi che non ci sono più quando la colpa è solamente nostra. This is our company started its logging operation in addition to our wood processing business in 1998. Our logging activities along the Borzava River, catchment of area 408 kilometers square, lasted for a number of years. The forest undersoil was rather wet and our machinery almost couldn't move there. Therefore, we had to drain the forest in order to make them accessible for the machines. After that, logging was rather easy. Quindi dopo, diciamo, l'inizio della nostra attività del taglio di legna, quando cominciò il terreno era abbastanza bagnato, quindi pieno d'acqua, quindi abbiamo dovuto prosciugare e drenare questi terreni per rendere più accessibile diciamo, il luogo alle macchine che dovevano lavorare. Decline of water runoff from the rainfalls in May, June during the period of 2011 to 2018 compared to 1961 to 2010. The worst thing is that less and less water is accumulated in the soil during the period outside of growing season every year because of the compressed and broken pores. This water is then leaking when the plants need it the most. Mainly in May and June, solar radiation heats the soil devoid of water and it seems spring is gradually disappearing. Consequences of the lack of water during the growing season can be seen through the entire year. Empty rivers, streams and wells serve as a proof. Sempre meno acqua viene accumulata durante la stagione fuori crescita e quindi quando le piante ne hanno bisogno l'acqua manca, soprattutto nei mesi di maggio e giugno. La radiazione solare riscalda il terreno a cui manca l'acqua e sembra che
la primavera pian piano stia scomparendo del tutto. Le conseguenze di questa mancanza d'acqua possiamo vederlo tutto l'anno nei fiumi vuoti, nei ruscelli e nei pozzi. This is the simulation demonstrating the speed of water runoff. Questa è una dimostrazione di come l'acqua, la velocità con la quale l'acqua va via. This is the water discharge via broken pores divided by distance. This is during the 3 days from the slope along 350 centimeters, how the water runs off. In 3 days? 3 days. In 3 days. In 3 giorni questo è avvenuto, quindi l'acqua che scorre via così velocemente. This is what's happening in the mountains during the snow melt and when it's raining. Where does the water disappear? This is the question. Notice how forests are almost completely without water from melting snow, while vegetation is only about to start growing. Notate come manca l'acqua nel periodo in cui c'è diciamo, lo spegnimento delle nevi, nel momento in cui anche la vegetazione sta per diciamo, nascere. Water is running off again through the broken pores. L'acqua scorre di nuovo via attraverso i pori rotti. This is actually not the river, it's actually a path that's supposed to be walk through. So that now you can see that the water goes completely different way. This is the end of the March and no water on the picture. Actually, you can see in the picture Mr. Vallo everywhere present. The water streams during the rain, how they made their way, so they're not soaking to the ground. Quindi non c'è assorbimento d'acqua e trovano la via per arrivare giù. Actually, I think you can translate that Yeah. during the rain, the water goes through the path where we're supposed to walk. The water doesn't doesn't soak, and it's because of these broken pores. Continuo a dire che l'acqua non viene assorbita e quindi sempre a causa di questi pori che sono stati diciamo spezzati, rotti. Quindi va diretta. Sì, va dove stanno le strade, sì. Water runs off under the fallen leaves as well as along the old service road. This used to be the old road. Ok, l'acqua scorre dietro, sotto le foglie cadute, oltre che sulla vecchia strada di servizio. Very similar picture before the growing season. No snow.
and again the water it's coming out through the broken pores. When the growing season starts, the soil doesn't have any water, so it's waiting for a rain again. Quando comincia la stagione della crescita della fioritura non c'è più acqua, quindi deve attendere quella della pioggia. Another simulation, rainwater which runs off a forest road into the forest in large volumes can do the three things. It erodes the forest soil, it soaks the forest soil, and it causes landslides. The third, it forms a pine line in the soil and runs off. Quindi l'acqua che viene giù dalla strada di montagna può erodere il suolo della foresta, può diciamo bagnare il suolo della foresta e quindi poi creare delle frane, oppure può creare una sorta di linea d'acqua nel suolo che poi va via, come si vede nella simulazione video. This simulation doesn't work really. Another simulation, countermeasures implementation. So this is the implementation how to avoid the floods and the droughts by making these canals so the water can soak to the soil. Queste sono delle contromisure che vengono prese attraverso la costruzione dei canali che permettono l'assorbimento dell'acqua. So you can see that in this way we can retain water in the ground, and the very similar things we are making in our municipality in Tihanovce. So if you come to Tihanovce, we can go there and to see it. Questo lo stiamo diciamo adottando anche nel nostro comune, questa tecnica, e quindi venite comunque a vederla. It's actually kind of canals, the unusual canals that we made, and it's retaining the water, keeping the water in the mountains, in the forest. In questo modo riusciamo a trattenere l'acqua all'interno delle aree montane. This is during the rainfall, so you can see Mr. Valo on the simulation video. He's very active. È molto attivo. And now you can see that there is a water retained and very active man there. Un uomo molto attivo, sì, infatti. Che si dà da fare. Sorry, there was a question. Yes. Have you ever tried thinking of changing cutting methods of wood, the way you cut wood? Teleferica? How they cut trees in the Alps, you were saying. Technique, it's similar in whole Europe actually, he's saying, Mr. Valo is saying. Dice che la tecnica è piuttosto è simile a quello che si usa in tutta Europa del time. To avoid to avoid building roads, he was saying. To avoid building roads. To avoid building roads? Yeah. Yeah, to avoid roads. After doing roads, nobody after making roads, nobody in Europe cultivated the roads after being done. So nobody is taking the measurements after
after being done. There's some no roads. maintenance, you mean? No Maintenance, yes. Dopo che hanno fatto le strade non avviene più la manutenzione, vengono lasciate così come sono. Eh sì. There are too many roads, and I think Mr. Valo was mentioning before, it's up to us to, once we're building it, we have to take all the responsibility and take the protection and measures that we leave also the soil in the forest full of water, not only roads done. Chi costruisce le strade poi dovrebbe anche prendersi la responsabilità di poi ripristinare e mantenere i livelli dell'acqua all'interno dei boschi. Same problem. Okay, we are going to finish a very long presentation. Not yet. It's still the effectiveness of measures. The effectiveness of measures Mr. Valo proposed was confirmed in 2011 by Slovak Academy of Science. Tomáš Orfanus verified the effectiveness of this measure in Ťahanovce during the simulation of 100 millimeters of artificial rain for 3 hours on the forest road with its 17% slope, where the efficiency proved to be 100% correct in the terms of surface runoff and the sediment removal. Ok, l'efficacia di queste misure che ho proposto vengono confermate dall'Accademia delle Scienze Slovacca nel 2011. È stata fatta una simulazione di 100 mm d'acqua per 3 ore su una strada nel bosco, con una percentuale di del 17% di inclinazione, dove l'efficacia è del 100%. Okay? Based on our findings, the measurements, it can be argued, and the water levels on the continents is decreasing extremely fast, not only because of a higher evaporation, but mainly due to compressed and broken pores. This prevents rainwater from soaking in the soil. These water reservoirs remain empty, and we are falling to remedy the simulation and restore its original and crucial role. Secondo le nostre scoperte e misurazioni si può affermare che i livelli d'acqua nei nostri continenti si stanno riducendo in maniera estremamente veloce, non soltanto a causa dell'evaporazione, quindi della temperatura, ma anche a causa di questi pori rotti e compressi che non permettono più l'assorbimento dell'acqua nei terreni. La prova. Okay, this is surely beginning to end. This is Mr. Valo words. It took him 100 kilometers of forests and service roads and leave thousands of kilometers logging trucks to realize what he was doing. He had been draining the precious water and reservoirs and putting the surroundings area in danger. We all draining the continents. That's the truth. So, however, it only takes a chance of approach. So it's our mission. We only need to tidy up after ourselves in the forest and in landlords. He managed to prove this on the area of some 1,000 hectares. The measures he have implemented, they are working very well. Water and soil forest are the biggest natural treasures we have. Therefore, he trusts the time he comes to start talking about legislative and changes. So that's a very important issue to change the legislative, because this is the main problem.
We also need to protect natural infrastructure that helps to retain the water. So, shortcut somehow. Dobbiamo cambiare approccio, dice, sta scritto là sopra che dobbiamo rimettere a posto quello che abbiamo ritoccato all'interno dei boschi, e soprattutto ci vuole, poiché sono un tesoro grandissimo, sia l'acqua, sia il sottosuolo, il suolo che i boschi, è necessario che vengano intraprese ci siano degli interventi legislativi che definiscono meglio la gestione dei boschi e anche l'agricoltura. Okay, the last slide. Okay. Thanks to our measures this year in June, the recultivated forest roads and the newly built lakes look like this. So you can see, Questo è il risultato delle nostre azioni, quello che abbiamo fatto con il nostro progetto. So this is recultivated now. Before you saw it, we can play it maybe again. This work was done by Mr. Valo, you can see him again. Questo è il lavoro fatto dal signor Vale e come ha funzionato. So in this last slide, you can see that if your effort is enough, you can achieve something. Se lo sforzo è abbastanza, si riesce a conseguire qualsiasi risultato. Quindi ci vuole impegno. Allora ringrazio anche della presenza, c'è il sindaco di Buonalbergo che è funzionario poi della provincia e quindi sul dissesto ne ha visti di tutti i colori, quindi l'idea di fare dei solchi con delle vasche all'interno che trattengono acqua è una cosa che non avevamo mai visto e quindi è una novità, non fare più dei solchi che dopo le piogge inaridiscono le foreste che noi tagliamo, ma fare delle vasche all'interno che trattengono l'acqua, quello che il terreno non è più capace di fare. I risultati sono stati evidenti. E quindi è una nuova tecnica di costruzione che noi inizieremo, quando il terreno lo permette, insomma. Quindi è una novità che abbiamo visto. Va bene, allora passiamo alla prossima, passiamo al comune di Riebimi. Abbiamo una città della Lettonia, Riebimi, che si trova vicino Riga. Loro saranno nostri partner anche in altre proposte progettuali dell'Europa e quindi una regione molto distante rispetto a quelle che abbiamo visto fino ad oggi e quindi un altro nostro partner di una nazione molto lontana che è la Lettonia. Okay, thank you. Good evening, everybody. I would like to thank you again to Mr. Giuseppe and all the team of Municipality of Fiano for the nice organization and hospitality to be here and represent Latvia and represent our municipality. And thanks all for all speakers for interesting presentations. And my presentation, I will briefly will say some things about place of renewable energy in all the consumption balance in the world, in the European Union, and I will mention some projects implemented in our count. So, okay. Going to translate. Ringrazio innanzitutto Giuseppe e il Comune di Fogliana per l'accoglienza, per l'ospitalità. Nel mio intervento parlerò di energie rinnovabili e di alcuni progetti che abbiamo posto in essere. Why do we need renewable energy sources? Renewable energy sources will never disappear, never. Other energy sources are final and one day will be spent. Perché parliamo di energie rinnovabili? Perché non scompariranno mai, appunto si chiamano rinnovabili invece di alternative. Until recently we called them alternative energy sources. Today they are renewable energy sources. A long time ago it was a future. Today is a reality. Una volta era il futuro, adesso è realtà.
And the term of renewable energy refers to energy sources that are in the nature and they renewed in the whole, in a part, or in a particular. Parliamo di energie rinnovabili, quindi il termine si riferisce a fonti energetiche che troviamo in natura e che possono essere rinnovate in tutto o in parte. Benefits of renewable energy, to my opinion, it's less and more, but I definitely only then of us less global warming. Quali sono i benefici? Una riduzione del riscaldamento terrestre, Of course, improved public health. miglioramento della salute pubblica, Renewable energy is inexhaustible energy. energie inesaustibili, quindi che non si estinguono, non terminano, Renewable energy refers to jobs and other economic benefits. poi benefici economici e occupazionali, Stable energy prices. prezzi stabili per l'energia, Renewable energy is reliable in resiliences. affidabilità e resilienza. The International Energy Agency key performance and statistic. Today, International Economic Agency is a hearth of global dialogue of energy, providing authorities analysis through the wide range of publications. It's the international organizations. Ok, parliamo dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che è un'organizzazione appunto internazionale. The four main areas of International Energy Agency focuses are on energy security, economic development, environmental awareness, engagement of worldwide. Ok, quindi le 4 aree di intervento sono la sicurezza energetica. Sorry, can you repeat? Energetic, economic development, Sviluppo economico environment awareness, e consapevolezza ambientale. engagement of worldwide. Engagement? Worldwide. Ok. So the energy production was near 14,000 megatons in 2017. Ok. And oil production was stable, and fossil fuel together accounted for 81.3% of productions in 2017. Quindi c'è stato un incremento della produzione mondiale di energia, 14.035 megatons, no? Mhm. Megatons, ok. On the figure, you can see the global annual average change in energy production by fuel. So you can see that other renewable energy sources Ok. are increasing and others are reducing. Quindi c'è un incremento quindi dello sfruttamento delle energie delle fonti rinnovabili. Estimated renewable share of total final energy consumption. You can see the balance consists of fossil fuels, which is 79.7%, and renewable energy, it's only 29.3% in the world. Ok, quindi il 80% sono energie prodotte da combustibili fossili. What is the percentage of renewable? And the other figure represents the global power generating capacity by sources, period Ok, quindi of rappresenta 10 years. Overall, renewable energy has grown to account for more than 33% of the world total installed power generation capacity. quindi la percentuale di energia rinnovabile è arrivata fino al, diciamo, giunta al 33% in 10 anni.
So the next figure will show us the share of energy from renewable sources in the European member states. Questa è la percentuale di utilizzo delle energie da fonti rinnovabili. And the highest share of renewable energy is in Sweden, and the lowest in Luxembourg, Malta and the Netherlands. Quindi il più alto, diciamo, utilizzo di energie rinnovabili in Svezia, il più basso nel Lussemburgo, Malta e i Paesi Bassi. 2016, Latvia ranked as third in the European Union in the renewable energy consumption. 37.2% of all energy. After Sweden and after Finland, an average indicator of European Union was about 70%. Ok, quindi l'utilizzo delle energie So we are one of leader in Europe. Okay. What kind of renewable energy is available in Latvia? Solar energy. There are more popular solar collectors and solar panels in household keeping and other sectors. Wind. We also use some wind turbines near the Baltic Sea. Ok, usiamo energia solare, energia eolica, poco, energia idroelettrica. Okay. Of course, one of the sources is hydropower. First of all, wave motions, water flow. Ok, sia attraverso, diciamo, il movimento delle onde che diciamo lo scorrere dell'acqua, quindi fiumi e maree. So we also use biomass, fuels, biomassa. firewood, biogas, wares, Okay. and geothermal energy. Quindi sia la biomassa che poi l'energia geotermica. The energy of Latvia. The energy balance of Latvia is made up of self-produced energy and imported energy. 70.4% in 2012, including only electro energy. Okay. So self-produced energy. The hydroelectric station of Daugava total power has 1,524 million megawatts. Ok, quindi self-produced energy, energia prodotta autonomamente. What is the HES? Hydroelectric station. Idroelettrico. Abbiamo quindi una centrale idroelettrica. The other, And the tech? the tech is a thermoelectric station. Ok, termovalorizzatore. It's located Okay. in Riga, called TETS 1 and TETS 2. Total power Ok, about 1,000 megawatt. 1000 megawatts. So renewable energy consists of 37.2% of all consumed energy in Latvia. Le energie rinnovabili rappresentano circa il 37,2% dell'energia consumata in Latvia. The main problem to gain renewable energy from the hydraulic station in Daugava, the water flow in Daugava is variable, and during peak loads in winter, the HES of Daugava is able to provide only some. Il problema della stazione idroelettrica, della centrale idroelettrica, è il flusso dell'acqua che è variabile, quindi non è sempre costante. So, renewable energy consumption in Latvia. So we can see as has potential for increase. It's a forecast for next periods. Ok, questo è il potenziale, poi ci sono le previsioni sulla produzione in megawatt. We can compare existing capacity and estimated power. Ok, a sinistra trovate diciamo la capacità esistente, quello che si sta producendo, a destra invece quello stimato. Ok, geotermico.
Primary energy consumption in the world take place in 4 areas: household, mainly heating, transport industry, and electricity production. And I will show some figures of householding, how it used in heating system. It's popular in Latvia. We call them geothermal ground heat pumps. Heat pumps are devices that transfer heat, absorbing it in a cooler environment and moving it to a warmer one. Ok, so that's the function, il funzionamento del geotermico. Yeah. Okay. Naturally, heat flow from a warmer to the colder environment. The heat pump operates the opposite direction. The process requires energy, 1 kilowatt electric energy to 5 kilowatts thermal energy. Ok, that was the functioning of geothermic, yeah? Yeah. Ok, funzionamento, spiegato un po' il funzionamento del geotermico. And by division, by spatial arrangement, these heat pumps device in horizontal one. And advantages for horizontal one is cheap installation with a small excavator. It implemented in 1-2 meters in depth. And disadvantage, it needs to large area in length. Ok, quindi sono degli vantaggi e svantaggi. I vantaggi sono che c'è un'installazione, non costa molto, gli svantaggi sono che ci vuole un bel po' di terreno. There is some picture of installation of horizontal heat pump. Questo orizzontale, pompa di colore orizzontale. And the second is verticale. Vertical method of implementing heat pump. Advantage can also be installed in small plots and of land. Ok, quindi il vantaggio è che possiamo installare un geotermico verticale in uno spazio piccolo ad una profondità che va dai... Commonly is used in cities. Depth 30 to 100 meters, and disadvantage is high cost. Gli svantaggi sono il costo alto di una realizzazione di questo tipo di, diciamo, di impianto. There is some picture of installation of vertical heat pumps. Questo è un geotermico verticale. It's done by a drilling method. E che è la trivellazione. A little about the project implemented in the past in our country. Renewable energy sources in the region Latgale, Utene County and Panevėžys County. As the project coordinator was administration of Anekšė district municipality of the Republic of Lithuania. The project partners was Riebeni County, Kupiškis district municipality, Rezekne County and Association Green Houses. Ok, questo è un progetto di, diciamo di utilizzo delle energie rinnovabili. L'obiettivo è quello di promuovere le energie alternative rinnovabili e nel, diciamo, rimpiazzare, quindi sostituire le fonti energetiche esistenti con fonti energetiche rinnovabili. Il progetto è durato dall'implementazione del 2011 al 2012. Il costo? Quanti euro sono, Giuseppe? Che non vedo. And the goal of the project was the future of use and promotion of alternative energy sources as well as the replacement of existing power sources in heating and lighting systems. Okay, I translated that already. I translated it already. And project implementation time was from 2011 to 2012. And the cost of total project is about 96,000 euro. 96,000 euros, 96.000 euro? Ok. The activities within the project of Riebeni County Council. The Riebeni County Council and the SEA Training and Consulting Center ABC organized a seminar held in Riebeni.
So 16 hybrid lanterns were installed in the municipality in Riebeni, which are powered by solar and wind energy. Abbiamo installato circa 16 lanterne ibride, quindi diciamo con ad energia solare e eolica, ibrida. A technical project was developed by installation of geothermal heating system in Riebeni. È stato sviluppato un prodotto geotermico in una scuola. Riebeni Kindergarten and Riebeni Secondary School. Ok, scuola primaria e secondaria, praticamente c'è stato questo progetto geotermico. In Riebeni Secondary School, this implementation was implemented in work. Ok. So you can see these pictures of hybrid Hybrid, motors yeah. operated by solar panels and wind turbines. Yeah. Thank you for attention. Grazie per l'attenzione. Allora passiamo all'ultima. È stato interessante vedere che in Lituania fanno il fotovoltaico, insomma, che dicono che sia un'energia del Mediterraneo. Ci rendiamo conto della mentalità differente rispetto alla nostra. Grazie e passiamo subito all'ultima presentazione, che è il comune di Kakava, che è sempre in Lettonia. C'è municipalità di Kakava. Buonasera. Thank you for staying here, all you, for staying alive till my last presentation. Grazie mille. And, my name is not Andra, I'm Māris Ozoliņš, and I'm working as project manager in municipality of Ķekava. Sorry, Zolinis, I started to translate right now, otherwise I don't understand. Allora, lui ci ha ringraziato per essere ancora vivi durante questa presentazione, che è un grande sforzo e lo apprezza tanto. E lui quindi un grande applauso. E lui ha lavorato in diversi progetti rispetto alle energie rinnovabili, dei quali appunto ci vuole parlare. Okay, we have interpreter change now and take a short look on Ķekava. Guardiamo Kekava. We have set ourselves a goal, and we all put in effort to achieve it. We work together and support each other. We have realized our priorities and discovered the source of future energy. Everything that is new drives us, because a person is the foundation for everything. The one who thinks, tries, and acts. The guarantee of our success is the ability to work side by side. The things we do are close to our hearts. We don't seek for things outside of ourselves, but rather put to use what we have already. From the very first moment, we ensure that the work we do is at the highest level, until we are sure that every step can be proud of the results. Innovation and latest solutions help us to achieve our goals. Modern environment creates innovation, and our people trust us. We are grateful for the vastness that allows us to see further ahead. We also value the treasures that Mother Nature gives us. Everything that surrounds us belongs to everybody, and we are happy for this given freedom that cannot be replaced. Values that cannot be lost, and values that will always be at our side. We are proud of being who we are. It is the source that bonds and thrills and allows us to be stronger so that we can compete in the world. This bonding source also directs us toward results. Our goal is to give opportunity and build the future together. Okay, it's better always one time to see rather than 10 times to Some hear. paradise city. It's a town. So let's build our future together. And what about municipality of Ķekava? And we are located just nearby Riga city, and our number of inhabitants is about 25,000 and still growing.
Allora, questa è la città di Checava che avete appena visto in video e è molto vicina, è una parte significativa della città di Riga, è molto vicina al suo territorio e praticamente consiste in diversi dipartimenti, ha un territorio di circa 275.000 km². And as you've seen in the videos, and priorities of our local government is education, infrastructure, environment and social services. E queste sono le priorità del governo di Checava, ovvero l'educazione, l'infrastruttura, l'ambiente e i servizi sociali. We are attractive destination for companies and investors and or businesses located there are logistics, food production, wholesale, retail sales, etc. Fondamentalmente che abbiamo fatto? Abbiamo provato a creare una situazione attraente o desiderabile per diverse compagnie e investitori, diciamo pensando dei servizi territoriali in modo da appunto poterli attrarre. Of course, we care about renewable energy as well, and not only. Our district heating is using natural gas, and actually nature gas produces less CO2 in comparison with, let's say, using wood. And about hydroelectric power stations, already told my colleague from Riebini. But if you will come to municipality of Checava, we will organize you excursion to Riga Hydroelectric Power Station. Allora, fondamentalmente queste sono, chiaramente Checava ha anche abbastanza sviluppato le energie rinnovabili e fondamentalmente per esempio per il riscaldamento locale utilizzano un gas naturale che insomma come dire sta andando abbastanza bene e rispetto al sistema idroelettrico hanno una stazione che è quella poi fondamentalmente che si trova a Riga, è una delle tre più grandi stazioni idroelettriche che si trova vicino al fiume che si chiama Daugava e fondamentalmente questa stazione consuma, diciamo come dire, porta il 55% dell'energia elettrica di tutta la Lettonia. And of course we as well are using street lighting LED lamps, and we have as well installed one two lamps combined for wind and solar energy in places where it's located quite far from normal electric lines. We are involved presently in Horizon 2020 program on C-Track 50 on production of energy efficiency plan. And as well, one project is under preparation on the construction of heating pipeline network for district heating in Balozh town. E fondamentalmente hanno diciamo diverse per esempio installazioni nelle strade, hanno delle lampade a LED, dei diciamo come dire pannelli solari che per esempio come dire installati vicini ai kindergarten che sarebbero appunto li conosciamo i kindergarten. Poi hanno partecipato al programma europeo Horizon grazie al quale hanno elaborato diciamo un piano di energia sostenibile che appunto gli è stato finanziato, oltre che essergli stato finanziato un progetto all'interno del fondo di coesione sulla ricostruzione praticamente degli impianti sempre di questo gas di riscaldamento che appunto fornisce riscaldamento alle abitazioni. And we do as well environment protection projects, not only in connection with renewable energy. We care very much about safe drinking water and sanitation. We provide support for our inhabitants for their connection to centralized sewerage systems and clean drinking water. E quindi diciamo non è che ci interessiamo solo alle energie rinnovabili, ma ci interessiamo anche diciamo, al supporto di acqua potabile e quindi anche a tutto l'aspetto sanitario che riguarda questo. E quindi sempre abbiamo lanciato un progetto finanziato sempre da due fondi che è l'RDF e dal fondo di coesione
che ci hanno permesso appunto di sviluppare delle, diciamo così, delle tubature che poi permettono la produzione e il rinnovamento di acqua potabile. And as well in regarding of municipal waste management, we have single operator and we have local regulations describing that everybody shall have agreement on emptying his trash cans, and we have had in previous years live project on processing of household biodegradable or organic waste. And we do periodic large waste separate collection from as well living districts, and we pay attention as well to educational activities in schools. We have eco school, and it's very important to educate children and school pupils because they afterwards will teach their parents how to behave correctly. Ok, e quindi fondamentalmente ci occupiamo anche, impegniamo tanta energia diciamo nell'insegnare, diciamo nel giusto consumo delle risorse e cercare di limitare quanto più possibile, diciamo, gli sprechi di energia e anche l'inquinamento locale attraverso degli operatori singoli, attraverso determinate regole locali che, insomma, come dire, limitano e anche, diciamo, come dire, multano e tassano, insomma, come dire, chi inquina in qualche modo il territorio, e quindi ci occupiamo anche di diversi progetti proprio per limitare lo spreco della plastica, della carta e del vetro. E facciamo appunto, come dire, anche diverse raccolte differenziate, insomma, come dire, che coinvolgono la collettività. E diciamo un punto per noi molto molto importante è quello di fare una giusta educazione civica rispetto a questi argomenti ai bambini, perché fondamentalmente loro saranno quelli che porteranno avanti il mondo, quindi se glielo insegniamo a fare bene lo porteranno bene, se non glielo insegniamo lo porteranno male. What's our future? Our future challenge is sustainable transport, and this will probably reduce CO2 emissions more dramatically. For example, it's electric cars and as well charging places for electric cars. It's more using public transport in combination with school buses, parking ride systems, and we are located very close to Riga, and therefore our inhabitants could be able to go to Riga city either by bike or by water transport. And one project in the nearest future is Jakava Detour Road, and in far more future, in after about maybe 20 years, you will be able to receive to go to Jakava, and we will have a railroad and railway station Jakava. Quindi adesso vediamo quali sono per il comune di Checava le sfide future che riguardano principalmente il trasporto sostenibile. Quello che vorremmo implementare sono prima di tutto delle auto elettriche, diciamo, come dire, quindi agevolare poi chi diciamo, utilizzerà questo tipo di macchine, utilizzare un diciamo, trasporto pubblico, per esempio appunto, diciamo, come dire, una sorta di car sharing, no? Quindi, come dire, parcheggia e poi, insomma, e guida, e in combinazione anche con i scuolabus. Abbiamo pensato a delle piste ciclabili lungo le principali strade di Riga, Checava e Dagmale, appunto anche per essere usate lungo le lunghe tratte. E abbiamo pensato anche nello sviluppare dei trasporti via mare, via acqua, è questo. Ok, grazie. Benvenuti a Checava, Riebini e Lettonia.